Superare gli ostacoli, risolvi i conflitti con feedback costruttivi. Una buona comunicazione interpersonale è essenziale per il successo professionale. Senza queste competenze, nessuno ascolterà o prenderà sul serio le nostre proposte o idee. Una comunicazione efficace svolge un ruolo vitale nel promuovere la collaborazione e influenzare gli esiti degli individui, dei team e delle organizzazioni. Può ispirare i team a raggiungere obiettivi più ambiziosi e minimizzare gli equivoci. La comunicazione costruttiva è particolarmente importante per la leadership, poiché aiuta a connettersi, capire e ispirare le persone. È uno degli attributi più importanti per i leader. La comunicazione costruttiva si concentra sulla creazione di buone relazioni e comprensione tra le parti, prevenendo incomprensioni e risolvendo potenziali conflitti in anticipo. Tecniche per una comunicazione costruttiva. La comunicazione costruttiva coinvolge l'uso di un linguaggio specifico, l'operare con i fatti e l'uso di messaggi "io" per esprimere sentimenti e preoccupazioni. L'ascolto empatico è anche un elemento importante della comunicazione costruttiva. Le strategie per l'ascolto empatico sono intese a sviluppare una chiara comprensione della preoccupazione del parlante e a comunicare chiaramente l'interesse dell'ascoltatore nel messaggio del parlante. Le strategie per una comunicazione verbale efficace sono fornite come mezzo per superare le barriere alla comunicazione efficace attraverso il parlato. La comunicazione costruttiva si concentra sulla cura della dinamica di gruppo sana, mentre la critica costruttiva fornisce consigli specifici e praticabili per migliorare i processi di lavoro. La critica costruttiva è vista come un'opportunità di crescita piuttosto che come un problema. In sintesi, una comunicazione costruttiva si caratterizza per un dialogo aperto, trasparenza e rispetto per le opinioni altrui. Aiuta a deviare le tensioni all'interno dei gruppi ed è spesso vista negli stili di gestione dei conflitti collaborativi. Gestione dei conflitti sul lavoro. Nella vita personale e professionale, il conflitto e il confronto sono naturali, ma se gestiti in maniera costruttiva, i disaccordi possono portare beneficio e miglioramento. In questo contesto, la comunicazione costruttiva svolge un ruolo fondamentale, concentrandosi sulla costruzione di buone relazioni e comprensione tra le parti, prevenendo così la mancata comunicazione e risolvendo i potenziali conflitti in anticipo. Riconoscimento dei segnali di conflitto. È importante per noi come manager identificare tempestivamente eventuali segnali di controversie tra colleghi o team. Questo può essere fatto attraverso l'osservazione diretta o sondaggi anonimi. Segni di conflitti sul lavoro potrebbero includere diminuzione delle prestazioni, aumento dell'assenteismo, ritiro sociale o comportamenti ostili. Riconoscere questi segnali precocemente ci permette di intervenire prontamente per gestire e risolvere i conflitti. Tecniche di risoluzione dei conflitti. Quando emerge un conflitto, un intervento rapido è fondamentale per contenere gli effetti negativi. La comunicazione costruttiva è essenziale in questa fase. Consiste nell'utilizzo di un linguaggio specifico, nell'operare con i fatti e nell'utilizzo di messaggi per esprimere sentimenti e preoccupazioni. L'ascolto attivo è anche un elemento importante nella comunicazione costruttiva. Tecniche come la mediazione e la negoziazione possono aiutare le parti in causa a trovare una soluzione. È importante definire obiettivi condivisi, focalizzarsi su interessi comuni piuttosto che posizioni personali e mantenere una prospettiva vincente. Noi, come manager, nel contesto HR, dobbiamo agire da facilitatori in questi processi, restando neutrali. Un nostro intervento deciso ma empatico può risolvere i disaccordi e ripristinare un clima di fiducia e cooperazione, a beneficio sia dei singoli che dell'organizzazione. Questa è l'essenza degli stili di comunicazione costruttivi, che promuovono la comprensione e la cooperazione tra gli individui, portando a una maggiore soddisfazione delle relazioni. Ricordiamoci che la formazione sulla comunicazione e sulla gestione dei conflitti è un aspetto fondamentale per promuovere queste competenze all'interno della nostra organizzazione. Infine, il follow-up e il controllo dei risultati ci permetteranno di valutare l'efficacia delle nostre strategie di risoluzione dei conflitti e di apportare eventuali modifiche per migliorare ulteriormente il nostro approccio. L'importanza dell'ascolto empatico.
L'ascolto empatico è una componente fondamentale della comunicazione costruttiva. Prevede un impegno totale con chi parla, mantenendo il contatto visivo e fornendo feedback per dimostrare la comprensione. Questo tipo di ascolto non solo migliora la comunicazione, ma favorisce anche la risoluzione dei conflitti in modo efficace. Tecniche di ascolto empatico. Esistono diverse tecniche che possono migliorare l'ascolto empatico. Mantenere il contatto visivo con chi parla, ad esempio, può dimostrare un genuino interesse per ciò che sta dicendo. Inoltre, fornire feedback verbale, come capisco o interessante, può rafforzare la connessione con l'interlocutore. Un'altra tecnica efficace è il parafrasare. Questa tecnica consiste nel riassumere ciò che l'interlocutore ha detto con le proprie parole, per assicurarsi di aver compreso correttamente. Questo può aiutare a evitare malintesi e a chiarire qualsiasi ambiguità. La comunicazione non verbale, come il linguaggio del corpo e le espressioni facciali, può avere un impatto significativo sull'efficacia della comunicazione costruttiva. È importante essere consapevoli di questi segnali e utilizzarli per trasmettere empatia e comprensione. Ascolto empatico e risoluzione dei conflitti. L'ascolto empatico svolge un ruolo di rilievo nella risoluzione dei conflitti. Permette a ciascuna parte di sentirsi ascoltata e compresa, creando un ambiente più favorevole alla cooperazione e alla ricerca di soluzioni condivise. Un ascolto empatico e attento può aiutare a identificare la causa del conflitto e a comprendere le diverse prospettive. Questo approccio può anche prevenire ulteriori malintesi e tensioni, facilitando il processo di risoluzione del conflitto. Inoltre, l'ascolto empatico può aiutare a costruire la fiducia e il rispetto reciproco, che sono fondamentali per una comunicazione costruttiva e per la risoluzione efficace dei conflitti. Ricordiamo che il nostro obiettivo è sempre creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo per tutti i membri del team. Il ruolo della leadership empatica. La leadership empatica svolge un ruolo determinante nei contesti lavorativi, promuovendo la collaborazione e influenzando positivamente le dinamiche di gruppo. Questo tipo di leadership è basata sulla comunicazione costruttiva, un elemento chiave per gestire efficacemente i conflitti e creare un ambiente di lavoro positivo. Caratteristiche di una leadership empatica. La leadership empatica si caratterizza per una serie di attributi distintivi. Prima di tutto, un leader empatico fa uso di stili di comunicazione costruttivi, esprimendo pensieri, sentimenti e necessità in modo rispettoso e considerato. Questo tipo di comunicazione promuove la comprensione e la cooperazione tra gli individui, portando a una maggiore soddisfazione nelle relazioni. Inoltre, un leader empatico dà grande importanza alla critica costruttiva, fornendo consigli specifici e praticabili per migliorare i processi di lavoro. La critica costruttiva non viene vista come un problema, ma come un'opportunità di crescita. Infine, un leader empatico si concentra sul nutrire dinamiche di gruppo sane, promuovendo un ambiente di lavoro positivo e prevenendo l'insorgere di conflitti. Leadership empatica e gestione dei conflitti. La leadership empatica gioca un ruolo fondamentale nella gestione dei conflitti. Un leader empatico è in grado di identificare tempestivamente i segnali di conflitto, sia attraverso l'osservazione diretta che attraverso indagini anonime. Quando emerge un conflitto, un intervento rapido è fondamentale per contenere gli effetti negativi. Tecniche come la mediazione, l'ascolto attivo e la negoziazione possono aiutare le parti in conflitto a trovare una soluzione. Il leader empatico agisce da facilitatore in questi processi, rimanendo neutrale e non giudicante. Un suo intervento deciso ma empatico può risolvere i disaccordi e ripristinare un clima di fiducia e cooperazione, a beneficio sia dei singoli che dell'organizzazione. In conclusione, la leadership empatica e la comunicazione costruttiva sono strumenti preziosi per prevenire e risolvere i conflitti sul lavoro. Promuovendo un ambiente di lavoro positivo, un leader empatico può contribuire a creare un team di lavoro coeso e produttivo. La formazione sulle tecniche di comunicazione. In un ambiente lavorativo sempre più complesso e diversificato, la formazione sulle tecniche di comunicazione assume un ruolo degno della massima attenzione.
L'obiettivo è di fornire agli individui gli strumenti necessari per interagire in modo costruttivo, prevenire e gestire i conflitti. L'importanza della formazione. La formazione è fondamentale per sviluppare e potenziare stili di comunicazione costruttivi. Il potere della comunicazione non va sottovalutato. Può migliorare l'efficacia, l'armonia e la fluidità nelle relazioni lavorative, sociali e personali. La formazione offre l'opportunità di imparare e praticare tecniche di comunicazione efficaci, come l'uso di un linguaggio specifico, l'operatività basata sui fatti e l'uso di messaggi, per esternare i propri sentimenti ed eventuali elementi costruttivi di miglioramento. Come abbiamo visto, l'ascolto empatico, un elemento fondamentale nella comunicazione costruttiva, può essere anch'esso affinato attraverso la formazione. La formazione sulla comunicazione non solo migliora le competenze individuali, ma può anche avere un impatto positivo sull'intera organizzazione. Una comunicazione efficace può ispirare i team a raggiungere obiettivi più ambiziosi e minimizzare i malintesi, promuovendo un'atmosfera di collaborazione e rispetto reciproco. Il ruolo della formazione nella risoluzione dei conflitti. I conflitti e le controversie sono naturali nella vita personale e professionale. Tuttavia, se gestiti nel modo giusto, i disaccordi possono portare benefici e miglioramenti. La formazione sulle tecniche di comunicazione può fornire gli strumenti necessari per affrontare e risolvere i conflitti in modo efficace e tempestivo. La formazione può aiutare a sviluppare strategie per un ascolto attivo, volte a comprendere chiaramente le preoccupazioni dell'interlocutore e a comunicare in modo efficace l'interesse per il suo messaggio. Può anche fornire strategie per una percezione accurata, volte a superare gli ostacoli alla comprensione corretta del messaggio comunicato. La formazione può anche insegnare strategie per una comunicazione verbale efficace, fornendo un modo per superare gli ostacoli alla comunicazione efficace attraverso il parlato. Queste competenze possono essere fondamentali nella risoluzione dei conflitti, permettendo alle parti coinvolte di esprimersi in modo corretto, non superficiale e ascoltando gli altri in modo proficuo e rispettoso. In conclusione, la formazione sulle tecniche di comunicazione può svolgere un ruolo chiave nel promuovere un ambiente di lavoro positivo e produttivo, prevenendo l'insorgenza di conflitti e fornendo gli strumenti per risolverli in modo efficace quando si verificano. Il follow-up e il controllo dei risultati. Una volta implementate le strategie per una comunicazione efficace e la risoluzione dei conflitti, è importante non sottovalutare l'importanza del follow-up e del controllo dei risultati. L'importanza del follow-up. Il follow-up è un passaggio fondamentale per garantire l'efficacia delle strategie implementate. Consente di monitorare i progressi, verificare l'adeguatezza delle azioni intraprese e, se necessario, apportare le dovute modifiche. Il follow-up permette di mantenere un dialogo aperto, trasparente e continuo con i membri del team, promuovendo un clima di fiducia e rispetto reciproco. Inoltre, può contribuire a rafforzare l'impegno del team verso gli obiettivi comuni, favorendo la collaborazione e l'armonia all'interno del gruppo. Controllo dei risultati e gestione dei conflitti. Il controllo dei risultati è altrettanto basilare nella gestione dei conflitti. Ci consente di valutare l'efficacia delle tecniche di risoluzione dei conflitti adottate e di comprendere come migliorare le nostre strategie in futuro. Monitorare i risultati non significa solo controllare se il conflitto è stato risolto, ma anche analizzare l'impatto delle nostre azioni sul clima del team e sull'efficienza del lavoro. Ad esempio, possiamo valutare se l'implementazione di stili di comunicazione costruttivi ha portato a un miglioramento nelle relazioni tra i membri del team o se le tecniche di mediazione hanno contribuito a risolvere i conflitti in modo più rapido ed efficace. In sintesi, il follow-up e il controllo dei risultati sono strumenti preziosi per garantire che le nostre strategie di comunicazione e risoluzione dei conflitti siano efficaci e per migliorare continuamente le nostre pratiche. Ricordiamoci che l'obiettivo finale è sempre quello di creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo, dove ogni membro del team si senta valorizzato e ascoltato.